Sono assolutamente certo che mi pentirò di averti fatto conoscere questa app, perché si tratta di una applicazione assolutamente rivoluzionaria in grado di sostituire praticamente tutto il canale Gentiluomo Digitale. Perché te la faccio vedere? Beh, è semplice, perché mi sa che sono un po' masochista. Ti senti pronto? Iniziamo. Disclaimer: i contenuti di questo video sono esposti a puro scopo informativo ed educativo. Andiamo avanti, va? Se mi chiedessi esattamente a che cosa serve e soprattutto che cosa può fare il software che ho scelto come argomento del video di oggi, l'unica risposta sensata che potrei darti è tutto, e questo senza tema di esagerare oppure essere smentito. Capirai quindi che si tratta di un software estremamente diverso rispetto a tutto quello che abbiamo visto fino ad ora su questo canale e che va approcciato in maniera completamente differente. E allora, proprio date queste premesse, ti faccio una proposta. Andiamo insieme a scaricarlo, installarlo e configurarlo, e dopo, usandolo insieme, scopriremo esattamente tutto quello che può fare. Non senza una lacrimuccia sul volto, ti invito a pensare a tutte le volte che negli scorsi video ti ho fatto fare questa operazione, cioè andare a cercare CMD e aprire il nostro prompt dei comandi magari in modalità amministratore. Ebbene, grazie alla app di oggi, tutto questo sta per passare alla storia e in maniera decisamente positiva. Ma andiamo con ordine e quindi, come sempre, andiamo ad aprire il nostro browser per andare a procurarci. All'interno del motore di ricerca digitiamo come sempre Gentiluomo Digitale, effettuiamo la nostra ricerca e facciamo riferimento al primo risultato, ovvero quello relativo al dominio gentiluomodigitale.it. Clicchiamo per aprire il nostro sito e una volta che si sarà aperto ci porteremo qui in alto sulla sezione che si chiama Downloads. Clicchiamo e una volta che si sarà aperta la nostra pagina scendiamo un pochino più in basso fino ad individuare questo download qui, quello che si chiama Warp Terminal. Nel caso in cui non riuscissi a trovarlo, non ti spaventare. Allungati immediatamente qui in alto a destra sulla lente di ricerca, cliccaci su e scrivi anche una sola delle parole del file che stai cercando. Sì, perché questo metodo di ricerca ovviamente riguarda sia questo file sia qualunque altro file tu stia cercando che magari hai visto in qualche altro video. In questo caso io vado a scrivere semplicemente terminal. Effettuo la mia ricerca e come vedi ecco qui il nostro Warp Terminal. Faccio un clic per andare a scaricare l'applicazione che vedrai ci metterà giusto qualche secondo in più rispetto al solito perché si tratta di un file un pochino più grande. Una volta che sarà stato scaricato ci comparirà qui e tutto ciò che dovremo fare sarà un clic su questa iconcina per andare ad aprire la nostra cartella dei download. Fatto questo potremo chiudere la finestra del browser retrostante che, almeno per il momento, non ci serve più. Ed ora facciamo un bel doppio clic sul file che abbiamo appena scaricato, cioè quello che si chiama warpsetup.zip, e una volta aperto facciamo ancora doppio clic su warpsetup.exe che si trova al suo interno. Acconsentiamo con esegui che venga avviata la procedura di installazione e il mio suggerimento, come quello della stessa app, è quello di scegliere Install for me only, quindi cliccare sulla prima voce. Adesso clicchiamo su Next senza cambiare niente, ancora su Next per far creare un collegamento sul nostro desktop, clicchiamo su Install e in pochi secondi la app verrà installata anche sul nostro computer. Al termine dell'installazione potremo decidere se lasciare spuntata questa casella che lancia automaticamente Warp oppure deselezionarla. Questo è assolutamente indifferente, ma quello che ti raccomando sicuramente di fare è di cliccare su Finish per andare a chiudere la procedura. Ed eccoci qua, Warp è finalmente installato sul nostro computer. Chiudiamo la cartella compressa che non ci serve più e andiamo a fare doppio clic sull'icona per aprire Warp per la prima volta. Quello che ci ritroveremo davanti sarà una schermata tipo questa, apparentemente piuttosto complessa e confusionaria. Ma che cosa stiamo facendo? Prima di cominciare, lascia che ti dia un suggerimento. Fai un clic con il pulsante destro su questa icona che anche tu avrai in basso sulla barra delle applicazioni e
scegli aggiungi alla barra delle applicazioni. In questo modo l'icona di Warp ti resterà sempre visibile anche nel momento in cui dovessi mettere a tutto schermo qualche programma, perché come vedremo a breve ti potrebbe essere utile improvvisamente in tante situazioni quotidiane. E va bene Vito, ma adesso finalmente ci spieghi che cos'è e a che cosa serve questo benedettissimo Warp? Hai ragione, facciamolo nella maniera più semplice possibile. Puoi considerare Warp come una via di mezzo tra un prompt dei comandi, proprio come quello che vedi aperto in questo momento sul mio desktop, e un'intelligenza artificiale come può essere ad esempio ChatGPT. Un prompt dei comandi ci serve sostanzialmente a due cose: ad avere informazioni sul nostro PC oppure a cambiare qualcosa sul nostro PC, passandogli dei comandi però che sono abbastanza complicati. Per contro, l'intelligenza artificiale è in grado di dare delle risposte, giuste o sbagliate che queste siano, alle nostre domande, utilizzando però un linguaggio naturale, cioè esprimendoci esattamente come facciamo quando parliamo tra di noi. Ora, immagina un prompt dei comandi che ti consente di utilizzare il tuo PC, e quando dico il tuo PC intendo letteralmente qualsiasi cosa del tuo PC, senza dover conoscere questi comandi complicati e astrusi che abbiamo utilizzato fino adesso. E quindi un prompt dei comandi che si comporta esattamente come un'intelligenza artificiale. E proprio a proposito di intelligenza artificiale, a questo punto facciamoci fare proprio da lei alcuni esempi delle varie cose che possiamo fare con Warp. Andiamo quindi a digitare questa domanda: fammi 10 esempi semplici di richieste che posso fare a Warp, di modifiche oppure verifiche da fare al mio PC senza includere nemmeno i relativi comandi. Clicchiamo su invio e vediamo che cosa ci risponde e che cosa ci propone. Ed ecco qui, ci dice ad esempio che possiamo verificare la versione del nostro sistema operativo, controllare lo spazio disponibile sul disco rigido, verificare la connessione della nostra rete e lo stato della connessione Wi-Fi, controllare se ci sono aggiornamenti disponibili e tante altre cose. Ma allora andiamo a metterle in pratica, apriamo il nostro Warp e proviamo a metterlo alla prova. Andiamo quindi ad aprire Warp utilizzando l'icona che abbiamo sul desktop oppure proprio l'icona che abbiamo appena creato sulla barra delle applicazioni e a fargli la prima domanda. Ma attenzione, al momento Warp parla solo inglese e questa è la sua unica limitazione. La lingua italiana verrà implementata a breve, anche se non sappiamo esattamente quando, e nel caso in cui tu non sia esattamente anglofono, non preoccuparti perché potrai utilizzare ad esempio Google Traduttore per tradurre dall'italiano all'inglese la tua domanda e poi incollarla all'interno di Warp. E allora prendiamo spunto proprio dal primo suggerimento che ci aveva dato ChatGPT e andiamo a chiedere al nostro Warp se sa quanto spazio libero c'è sul nostro PC. Glielo scriviamo ovviamente in lingua inglese, quindi digitiamo "How much free space is there on my PC?" seguito da un bel punto interrogativo. Diamo l'invio, vediamo che inizia a pensarci su, dopodiché ci fa una domanda a sua volta, cosa che avverrà solo ed esclusivamente la prima volta che lo usi, se farai come ti suggerisco. Ci verrà richiesto infatti da Warp se può lanciare autonomamente dei comandi PowerShell. Ma attenzione, si tratta solo di comandi in sola lettura. Ogni volta che invece vorrà apportare qualche modifica ci chiederà comunque l'autorizzazione. Quindi cliccando su Enter attiveremo una volta questa funzione, oppure possiamo renderla definitiva cliccando qui su Enter e lasciando spuntata questa voce che consente appunto l'esecuzione automatica dei comandi di sola lettura sul nostro Warp. Quindi clicchiamo su Enter e attendiamo la sua risposta. Risposta che non tarda a manifestarsi, infatti ci dice che sulla base dei comandi PowerShell che ha autonomamente lanciato sul nostro PC ha rilevato un drive C come disco principale delle dimensioni complessive di quasi 80 GB ed uno spazio libero di 51,41 GB, e cioè circa il 65% di spazio libero, mentre sul drive D, che in realtà è un DVD virtuale, a fronte di uno spazio di circa 60 MB ci sono liberi solo 0 GB.
Ci dice inoltre che il disco C sembra essere il nostro disco principale di sistema e che ha un sacco di spazio libero disponibile e che invece il nostro disco D sembra essere un disco virtuale per l'installazione delle cosiddette guest additions. Insomma, non solo ha risposto esaurientemente a tutto quello che gli abbiamo chiesto, ma ci ha dato anche delle informazioni in più. Ok, e fino a qui abbiamo semplicemente letto delle informazioni dal nostro PC, ma cosa succede nel momento in cui noi decidiamo di apportare qualche modifica? Andiamo a fare insieme una prova. Ho aperto una nuova scheda cliccando sul pulsante più, dopodiché gli incollo la mia richiesta, e cioè install Opera Browser on my PC. Installa il browser Opera sul mio computer. Premo semplicemente invio e aspetto la sua risposta. Ci aiuterà ad installare Opera Browser sul nostro PC utilizzando Winget, che è il packet manager ufficiale di Windows. Questo è il modo più sicuro e più diretto per installare Opera. Ogni volta che tuttavia lui sta per apportare qualche modifica al nostro dispositivo, ci chiede, e io ti consiglio vivamente di farlo, di leggere con attenzione che cosa sta per succedere e quindi di autorizzare cliccando Enter, oppure di bloccare l'operazione nel caso in cui tu non fossi sicuro premendo la combinazione di tasti CTRL-C. In questo caso siamo sicuri di voler installare il browser Opera e quindi clicchiamo sul pulsante Enter. Parte una procedura assolutamente automatica che durerà ancora qualche secondo. Non escludo che ci venga richiesto qualche piccolo tipo di interazione, ma al momento, come vedi, non sta chiedendo niente e l'installazione di Opera sta avvenendo in maniera assolutamente autonoma. E direi che anzi l'installazione è praticamente terminata e si apre la finestra principale del browser Opera. Andiamo a questo punto a chiuderla, chiudiamo anche la finestra delle impostazioni e tornando qui e continuando sempre sullo stesso prompt diamogli il comando contrario e quindi supponiamo di voler rimuovere un programma dal nostro computer. In questo caso gli scriverò remove Opera Browser, cioè l'esatto contrario di quello che abbiamo fatto, rimuovi il browser Opera che abbiamo appena installato. Diamo ancora una volta l'invio. Si tratta di un'operazione di rimozione che apporta modifiche al nostro dispositivo, cosa che dobbiamo autorizzare ancora una volta cliccando su Enter. Ci dice infatti: ti aiuterò a disinstallare Opera Browser sempre utilizzando Winget, che è la maniera più sicura per rimuovere questo software dal tuo computer. Clicchiamo su Enter, ripeto, clicca su CTRL-C se non sei assolutamente certo dell'operazione che vai a fare e in questo caso è richiesta un'ulteriore conferma. Ci chiedono se vogliamo disinstallare Opera, cosa che confermiamo cliccando sul pulsante disinstalla una prima ed una seconda volta e quindi confermando con sì. Come vedi, l'icona di Opera è già scomparsa sul nostro desktop e ci viene detto che il browser Opera è stato disinstallato con successo dal nostro sistema, che il processo di disinstallazione si è completato senza alcun errore e che tutti i file del programma principale sono stati rimossi, ma inoltre aggiunge qualcosa di molto interessante, e cioè che se vogliamo completamente ripulire tutti quanti i rimasugli di dati personali come la cronologia, i file della cache o le impostazioni, ci può aiutare a fare questa operazione e ci chiede: vuoi che ti aiuti a fare tutto questo? Scriviamo yes. Diamo l'invio e vedi che parte una nuova operazione di pulizia di tutti quanti gli altri file rimanenti. Ci chiede l'autorizzazione a svuotare le relative cartelle, cosa che gli possiamo tranquillamente dare cliccando sul pulsante Enter. Parte anche questo processo di rimozione e al termine ci viene confermato che tutte quante le operazioni sono state completate con successo sul nostro sistema e che l'ulteriore pulizia includeva la disinstallazione del programma principale già completata, la rimozione dei dati dalla cartella AppData Roaming, la rimozione dei dati dalla cartella AppData Local, che il nostro sistema adesso è pulito da qualsiasi file rimanente del browser Opera.
Avrai sicuramente già capito che quella che abbiamo scalfito in questo breve video non è che la superficie del mare magnum di cose che può fare questo programma. Infatti potremo chiedergli ad esempio di cambiare, che so, il nostro sfondo del desktop, di assicurarsi che Windows sia aggiornato, di risolvere un problema di sistema per nostro conto, oppure di verificare perché una determinata app non funziona correttamente, di aggiornare i nostri driver e così via. Insomma, per come la vedo io, i limiti sono sostanzialmente tre. Il primo è sicuramente la tua fantasia, il secondo la tua padronanza della lingua inglese e il terzo i cosiddetti token, che ci tengo a spiegarti brevemente. I token rappresentano sostanzialmente la complessità di una nostra richiesta. Questo programma ha dei limiti di complessità. Quando noi ad un'intelligenza artificiale presentiamo una richiesta, questa non viene vista come un'unica domanda, ma viene scomposta in tanti mattoncini più piccoli. Ognuno di questi mattoncini è un token. C'è un limite massimo di complessità delle richieste che possiamo porre a questa, come a tutte le altre intelligenze artificiali. Ma bando alle ciance, perché siamo giunti alla fine anche di questo video. Ma come ben sai, un video non può dirsi completo senza i consueti ringraziamenti del giorno, che quest'oggi, guarda caso, sono tutti per te, che mi hai fatto compagnia in questi minuti. E detto questo, non mi resta che salutarti e darti, come di consueto, appuntamento alla prossima. Iscriviti!